Grazie mille Arianna, grazie a voi. Questo è il mio ticker. Lo metto. Allora, buongiorno a tutti, grazie per esservi svegliati nonostante questo possibile metro di neve di Schrödinger che fino a che non avete alzato la tapparella non sapevate se c'era o no. Ciao, come ti chiami? Antonella. Antonella. Ti chiedo di tenere questo capo del filo e di passare questo gomitolo all'ultima persona in fondo nella stanza. Allora, la richiesta di fare questo Creative Morning arriva in un momento di crisi. Non solo o non tanto una crisi personale, anche se il mio essere bilancia, ascendente bilancia, fa portare tutte le cause del mondo su di me, ma è una crisi anche della stessa parola che abbiamo già menzionato stamattina, che è podcast, dove anche rispetto ad alcune cose che vi racconterò oggi, fino a qualche tempo fa era una parola che stava a indicare impegnarsi molto per fare dei contenuti audio e distribuirli, e adesso è fare dei video con poco sforzo. Ed è un momento di crisi anche perché stanno cambiando molte cose in questo settore, e quindi, come tutti i momenti di crisi, si cominciano a vedere alcuni elementi strutturali di un settore. È arrivato il gomitolo in fondo? Ok, chi ce l'ha? Ok, come ti chiami? Come? Larissa. Potete tendere un po' il vostro filo? Riesci a tirarlo un po'? Ok, perfetto. Ora, Larissa e Antonella, scusami. Vi conoscevate voi? Ok. Adesso siete unite da un legame. Cioè c'è un filo che è partito da qui e è arrivato fino a là. Adesso sapete ancora poche piccole cose su di voi, ma che fino a qualche attimo fa non sapevate. E c'è stato un incontro, un'occasione di incontro. Magari dopo vi parlerete, magari no, magari se vi incrociate in giro vi ricordate che vi siete viste quella mattina tirandovi un filo, e in mezzo ci sono tutta una serie di altri piccoli elementi che a volte possono essere degli ostacoli, dei problemi, a volte possono aiutare questo filo a correre tra di voi. Prima che inizi, quando siete arrivati dovreste aver ricevuto o intercettato un pezzo di questo filo. Se non ce l'avete, ce ne sono un po' qui davanti per chi è davanti, oppure ce ne sono un po' dietro per chi è dietro. Avete appunto un paio di decine di minuti per procurarvelo, perché ci servirà dopo. Come vi dicevo, questo è un momento di crisi, e in questo momento è un momento in cui le persone che fanno il mio lavoro stanno facendo, è una parte che si chiama di pitching per dei lavori. Nell'ultimo mese ho fatto delle proposte per dei podcast, per dei documentari audio. In questo caso era per un programma della BBC, e ci sono dei valutatori che fanno da intermediari rispetto alle proposte. L'intermediario che ha ricevuto la mia proposta e che mi ha detto ok, proviamo a proporla perché è interessante, doveva poi andare a spiegare a chi non mi conosce che come sarebbe stato il mio lavoro.
mentre questo intermediario mi conosce perché è una persona con cui negli ultimi 10 anni ho costruito un legame. Mi chiede, nei feedback alla mia proposta, di provare a spiegare meglio un passaggio che lui chiama zaniness o zentines. Cioè, chi non mi conosce avrebbe dovuto capire, senza ascoltare i miei lavori, che cosa caratterizza un certo tipo di narrazione, un certo modo di fare le cose. Io non ho mai parlato di zentines o di fare delle cose alla Zenti o del mio stile. Questo è un segnale di ritorno di un legame. Io ho messo in circolo delle cose negli anni e mi ritornano in una maniera diversa. È sempre un segnale positivo, perché è il segnale che c'è un legame costruito da qualche parte, ma è l'occasione è stata anche per me l'occasione in un momento appunto dove molte cose vengono rimesse in discussione per andare a vedere che tipo di legami ho incontrato nel mio percorso. È stato difficile anche fare la presentazione di oggi, infatti mi scuso ufficialmente perché ho mandato le slide in ritardo, ci ho sovralavorato, cancellato, riscritto molte parti, perché ci sarebbero state molte possibili strade da prendere, quindi faccio sentire tutte le cose che ho fatto, faccio sentire tutte le meraviglie dell'audio del mondo. Alla fine ho cercato di ridurre al cercare di parlarvi di tutte le cose, di tutte le occasioni in cui io ho incontrato la sfida del legame, del costruire un filo con qualcuno. Io ho iniziato a fare radio all'inizio degli anni 2000 e poi intorno agli anni 2006-2007 ho iniziato ad avere la voglia di provare a fare qualcosa di mio e ho cominciato a studiare e ho trovato due lavori che erano molto diversi tra loro. Il primo è un documentario fatto da Sergio Zavoli per Radio Rai nel 1956, che si chiama Clausura. Oggi Clausura viene sempre nominato come una delle grandi produzioni della radio degli anni 50, ma quando stavo facendo questa ricerca io l'avevo trovato come vinile in un mercatino. Gli archivi di Radio Rai fino a 7-8 anni fa erano chiusi, sigillati, prima che iniziassero ad aprirli e a pubblicare quello che c'era dentro. Non si sapeva cosa era stato fatto prima e avevo trovato questo documentario che raccontava l'entrata di una probanda in un monastero di Clausura prima del Concilio Vaticano II, quindi quando la clausura era ancora una clausura stretta, si entrava e non si usciva più. L'escamotage che sembra aver trovato un tecnico di Radio Rai per poter registrare l'audio di quell'evento è stato quello di insegnare alla probanda ad usare un magnetofono. Quindi è entrata con un registratore a nastro, ha registrato quello che accadeva nei suoi primi giorni di iniziazione e poi hanno restituito i nastri e lo strumento. Qui oggi entrerà una probanda e noi vedremo la porta aprirsi e subito chiudersi. Non si volterà più. Ha già salutato genitori e fratelli. La priora le impone in mano un crocifisso. Dovrai rinunciare alle gioie umane mollecite, alla famiglia, al profumo del bosco, del mare, alla libertà di andare, di ridere, di cantare a tuo piacere. Figlia, cosa sei venuta a fare qui? Signore, tu hai detto, chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prenda la sua croce ed entri per la porta stretta. Sono entrata per la porta stretta, Signore. Allo stesso momento avevo ascoltato un documentario svedese contemporaneo invece, fatto in quell'anno, fatto da Martin Jonsson, che ricostruiva un viaggio che aveva fatto il padre in bicicletta in Irlanda, durante il quale aveva deciso di abbandonare la famiglia.
Ve ne faccio sentire anche qui un minuto. Jag tänker göra om pappas resa. Ladies and gentlemen, Air North Airman welcomes you on board. This is the 17:30 hours train from Cork, Dublin, Houston. The Winushla, Air North Airman, Falchero, and Verbo. Checking up train all. Jag sitter på tåg från Dublin på väg till en liten hamnstad som heter Wexford. Det första vykortet kom från ett hostel där. The Kirwan House. Vykortet föreställer det är ett 4-vånings stenhus. Smalt, högt, så intryckt mellan 2 andra hus på något sätt. Som att det inte riktigt får plats. C'erano due aspetti che mi chiamavano di questi due lavori e trovavo che ci fosse un filo tra un modo di raccontare classico italiano degli anni 50 e invece un modo contemporaneo svedese, e avevo un po' cominciato a maturare che volevo in qualche modo far confluire questi due modi di fare le cose nel modo in cui le facevo io. Da un lato ero molto attratto dall'aspetto estetico dell'audio, ma quello già da prima, già da quando suonavo al liceo, ma l'altra cosa che invece non conoscevo e che mi attirava era come l'audio costringesse chi ne partecipava ad entrare in una relazione. Mentre altri mezzi di comunicazione e di espressione ti consentivano di starne fuori e monitorare quello che succedeva e osservare quello che succedeva senza parteciparne, l'audio ti costringeva a starci dentro. Il microfono tecnicamente viene chiamato trasduttore, cioè qualcosa attraverso il quale passa qualcosa. E quella era la parte che più mi attirava. Nel 2009 avevo fatto quindi diciamo che sono arrivato a fare audio perché c'era questa parte un po' misteriosa di costruire un legame che mi partecipava. Nel 2009 ho iniziato a fare un documentario, anzi nel 2008, che girava intorno a un omicidio che c'era stato a Verona, e lì il legame mi è esploso in faccia, la questione di costruire un legame. E per me avere a che fare con gli altri è sempre stata una questione molto critica. Da un lato è una cosa che mi attira molto, ma dall'altro è anche qualcosa da cui mi sono sempre un po' riparato e difeso. E per fare questo documentario dovevo entrare in relazione con delle persone. In particolare, avendo cominciato a raccontare la vita di uno degli autori di quell'omicidio, avevo bisogno di parlare con qualcuno della sua famiglia e avevo una serie di punti di contatto con la sorella dell'autore di quel reato e avevo bisogno di fare, come abbiamo fatto qualche minuto fa, di far passare un filo, di costruire un legame. Quindi, in un periodo in cui non toccavo già più la carta e la penna da meno una decina d'anni, e le ho scritto una lettera. Dopo 8 mesi di lettere passate, incontri preliminari, fughe, per fare questo documentario si è stabilito il legame. C'è stato un momento in cui Ilaria, che è la protagonista di questa intervista, mi ha scritto un messaggio, un SMS, che ho scritto oggi. Quindi quel giorno ci siamo incontrati in riva all'Adige a Verona, abbiamo fatto 2 ore di intervista sui legami che lei aveva all'interno del suo nucleo familiare, dopo una famiglia molto grande, di 2 genitori, 3 figli. Uno di questi ha deciso o si è ritrovato coinvolto in un omicidio. Ah, scusate, poi torno su questo. Io fino al 1° maggio avevo tralasciato l'importanza di essere sorella perché proseguivo la mia strada, la mia vita senza punti di incontro con gli altri appartenenti alla famiglia, tantomeno anche con mia mamma e mio papà. Dopo il 1° maggio
questo problema e questo interrogativo mi si è presentato. Il primo problema che ho trovato era stato quello di prendere una posizione. Potevo puntare il dito o contro mio fratello o contro tutti gli altri. Non era quella la cosa che dovevo fare. E quindi ho fatto un percorso all'indietro, ritornando alle origini e ritornando a quella stazione di partenza che unisce me e Raffaele. Ed è quello appunto del fatto che io sono sua sorella e lui è mio fratello. Ed è questa la cosa che adesso ci unisce e che mi ha fatto capire che Raffaele non è solo e io non sono da sola in questo, ci stiamo conoscendo. Visto che fino all'anno scorso ci siamo ritrovati poche volte faccia a faccia a parlare e io anche non mi sono mai fatta conoscere anche per i miei interessi, per le cose che facevo. Una delle cose che avevo scoperto di questo mistero del costruire un legame è che il legame parte sempre da una domanda. L'inizio, quello che fa innescare l'incontro tra due atomi all'interno di una molecola, deve essere una spinta. E la domanda è la prima spinta che costruisce un legame con l'altra persona. Del resto, questa è un'altra coincidenza, un altro segnale di ritorno che arriva da un legame. La prima persona che ha trasmesso la voce attraverso le onde radio, che si chiama Reginald Fessenden, e la prima volta che ha testato il suo esperimento ha chiesto al suo assistente, che si chiamava signor Thyssen, di andare a un capannone a 100 metri di distanza e per sapere se quella tecnologia funzionava gli ha dovuto fare una domanda. Cioè gli ha chiesto: sta nevicando anche lì da lei, signor Thyssen? Se sì, mi mandi un telegramma di ritorno. Quindi la domanda è l'inizio di una relazione. Ad un certo punto però, mentre se in quell'occasione la questione del legame mi era un po' esplosa davanti, da lì in poi, se volevo farne altri di lavori, dovevo cominciare a costruire i legami, a governarli, a tenere le redini di un legame quando partiva, ma soprattutto a innescarlo. La seconda cosa che ho scoperto di come si costruiscono i legami è che serve una mappatura. All'inizio del nostro incontro, appunto, il nostro piccolo esperimento è iniziato con una domanda, cioè a chiedere più volte ad Antonella come si chiamava, e poi a cominciare a capire come è fatto lo spazio in cui quel legame si costruisce. Nel 2011 ho fatto un altro lavoro a cui tengo molto, che si chiama Ritratti o si muore, che è stato il mio primo vero podcast, cioè l'ho pubblicato solo in podcast, ed era una serie era l'anniversario il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e ho costruito una sorta di percorso facendo dei ritratti a delle persone che secondo me raccontavano qualcosa di diverso rispetto al territorio in cui sono nato e cresciuto. Ma quello che sentiamo non è tanto il mio lavoro, ma è il lavoro da cui ho copiato, che è Viaggio in Italia di Guido Piovene, che prima di essere stato un libro, che forse qualcuno di voi conosce, è stato un programma radiofonico andato in onda agli inizi degli anni 50, che per 3 anni e 45 ore totali ha raccontato tutti i territori italiani. Quando mi chiedono di dire qual è secondo me il podcast migliore mai fatto, eccetera, io parlo sempre di Viaggio in Italia, anche se la parola podcast non esisteva ancora. La prima cosa che fa Guido Piovene quando inizia Viaggio in Italia è settare la regola. Viaggio in Italia di Guido Piovene. Prima trasmissione. L'Alto Adige. Con la collaborazione dei radiocronisti Nino Vascon e Sergio Zavoli.
Annuncio questo viaggio in Italia che durerà un anno senza preamboli. Parto dall'estremo nord con l'intento di scendere fino a Pantelleria, regione per regione, provincia per provincia. Sono curioso dell'Italia, degli italiani e di me stesso. Cosa ne uscirà? Non saprei anticiparlo. Fine. Questo è quello che chiunque sarebbe stato dall'altra parte della radio, quindi dall'altra parte del filo, doveva sapere prima di iniziare per 3 anni questo percorso. Come vi dicevo, questo è stato fatto all'inizio degli anni 50, vediamo se il lavoro che ha fatto Guido Piovene ha costruito un legame fino a noi e se di quello che sentiamo ora riconoscete qualcosa. Anche le pasticcerie tendono alla farmacia e talvolta quasi a negozi di pompe funebri, con un'austerità leggiadra. Torino è la prima città italiana per l'industria dolciaria e per l'industria dei liquori. I suoi dolci erano famosi fin dal Settecento, secolo di palato fine. Grandi vetrine tra pesanti corniciature di legno nero, ma filettate d'oro e con scritte d'oro, espongono dolci preziosi, coloriti come gioielli, canestri di pasta frolla riempiti di frutta candita, cotonerie da monaca, cappucci ripieni di panna e spolverati di cacao. E intorno a questi splendori fusce una nebbia leggera, una mussolina, una garza, che ammorbidisce i contorni, addolcisce le luci. In piazza Castello siamo entrati nella più antica pasticceria di Torino. Buongiorno, desidera? Desidera lei una bomba mia. Questa pasticceria ha una storia, no? Sì. Sembra che ci sia venuto anche Cavour. Anche Cavour, diverse personalità, tutti i grandi ufficiali. Si dice che Cavour fosse piuttosto goloso. No, sì, la roba buona, perché questo negozio non si vende che roba di primissima qualità. Scusi, lei è un cliente di questa Sì, su questo locale abbiamo cercato un po' di storie, insomma è un locale che è stato mantenuto ancora un po' molto all'antica, insomma come era fatto 70-80 anni fa e ancora fatto adesso, insomma ha una storia di 140 anni circa questo locale ed è qua era il posto che nell'Ottocento era il centro di Torino, insomma perché gli ufficialetti dell'Accademia eccetera venivano qua e stavano ad ammirare il passaggio delle ragazze che passavano di qua, delle tosse torinesi, delle sardine. E chiediamo ancora al proprietario, secondo lei come mai Torino cede tanto all'industria dolciaria, insomma, senza far parte da nessun'altra città in Italia, certo è la più evoluta? Come va? Torino è la città della cortesia e la pasticceria è un genere che si abbina alla cortesia, perciò cortesia per cortesia tutto diventa dolce Più ancora che nelle altre città padane. Questo, scusate lo salto, vado veloce, però diciamo che un altro punto che ho scoperto nel costruire i legami è che dopo aver mappato il territorio su cui ci si muove, chi vuole costruire il legame deve muoversi in un'ottica di coerenza. Non deve mai uscire dalla propria azione, dalla propria volontà. Una volta che si decide il percorso da fare, bisogna tenere quel percorso in modo che tutte le altre parti del legame possano tornarvi sempre. Nel 2016 ho partecipato a una sorta di talent negli Stati Uniti per podcast, c'erano circa 1700 partecipanti, io sono arrivato secondo come i Maneskin a X Factor e ero l'unico non americano, anzi non californiano perché gli altri finalisti erano tutti della California e in quel momento è stato molto difficile non cambiare la coerenza di quello che stavo facendo, ma aver tenuto il percorso su il podcast che stavo facendo, che si chiamava Meet, che era un podcast sulle relazioni che noi abbiamo con i nostri corpi, e aver continuato a portare quella cosa ha fatto sì che fino alla fine le persone capissero con cosa entravano in relazione quando ascoltavano.
Poi nel 2019 è successo un altro momento di crisi, cioè ad un certo punto nel settore in cui lavoravo io sono arrivati tanti soldi, che io non ho, cioè li ho visti passare, li ho salutati, però i progetti sono diventati molto più complessi, o meglio, c'era finalmente la possibilità di lavorare a progetti molto più complessi. Quindi per me l'interesse, più che sulla scrittura, sul documentare, su costruire legami, è passato al cominciare a progettare progetti complessi. Di progettazione nell'audio, molti di voi arrivano da ambiti diversi, ma nell'audio non si parla mai, non è proprio una questione. In generale nella progettazione dei contenuti culturali, paradossalmente, di progettazione si parla molto poco. Per diversi motivi, spesso perché i budget sono molto bassi e quindi si pensa che non sia un grande spreco se le cose vanno male. E ho iniziato invece io a capire come la progettazione poteva entrare all'interno dei contenuti audio e la cosa importante per me è che avevo ritrovato nella progettazione la questione della domanda. Cioè l'inizio di un progetto è sempre porsi una domanda per arrivare a ottenere quello che uno dei miei progettisti di riferimento, che si chiama Victor Papanec, diceva, che è realizzare, produrre qualcosa che abbia un significato, perché le persone a quel significato ritornano sempre, quindi ripartecipano di un legame, ed è per questo che un ritratto su una pasticceria di Torino fatto 70 anni fa ancora ci fa ridere perché è stato progettato bene e ancora ci ritroviamo qualcosa. Questo l'ho incrociato, sono tornato a un lavoro che avevo fatto qualche anno prima, che è stato un lavoro su Longarone e l'area del Vajont, su come non tanto su quello che è accaduto, ma su come è stato ricostruito il Vajont dopo il Vajont. E queste sono due foto che raccontano un po' quel periodo. Questa è stata la progettazione fatta senza fare domande a nessuno, quindi precipitata su un territorio, e questa prima linea di case che sono state costruite, gli abitanti le chiamavano i bunker. Poi ad un certo punto è entrato un altro gruppo di architetti che invece ha aperto un ufficio per chiedere ai cittadini come volevano ricostruire il paese, e quello è uno dei cimiteri che è stato costruito nella seconda fase di ricostruzione e che ancora adesso è uno dei luoghi più belli di quella parte. La sfida di progettazione più grande che ho avuto è stato organizzare la produzione di un podcast quotidiano fatto per Internazionale, che si chiama Il Mondo, che aveva due sfide principali. La prima era che era un prodotto audio che doveva centrare con una rivista che aveva 30 anni di storia, quindi doveva suonare uguale alla rivista, e la seconda però era che le risorse erano molto poche e che la rivista stessa non anticipava che quella cosa poteva durare 2 mesi e poi chiudere. Quindi c'è stato un lavoro di domande molto complesso che, diciamo, partiva da un nucleo centrale che era che il podcast doveva parlare della rivista, quindi siccome era gratuito per gli ascoltatori, doveva diventare una pubblicità per tutto quello che Internazionale faceva, ma tutto intorno è stato progettato il contenuto. Quindi se voi ascolterete una puntata di questo podcast che si chiama Il Mondo, troverete questa struttura che è fatta di introduzione, sigla, approfondimento, redazione, poi un minuto e mezzo dove si racconta qualcosa che è uscito quel giorno da parte della rivista, e poi tutta una seconda parte, e alla fine il rapporto con gli ascoltatori. Quindi è stata costruita tutta una struttura e adesso sono quasi 2 anni che va in onda tutti i giorni ed è sempre stato tra le prime 20 posizioni delle classifiche, quindi
è riuscito a durare nel tempo, e sta riuscendo a durare nel tempo, proprio perché all'inizio ci eravamo fatti una serie di domande. Poi questa roba di fare i disegnini mi ha preso un po' la mano, quindi questa è stata la prima bozza di struttura di un podcast che ho fatto quest'anno mio, che si chiama Totale, poi mi sono dimenticato di tirarlo fuori, ma ci sono un po' di adesivi che poi vi lascio in uscita, se lo volete sentire, e poi adesso quando vado a proporre le progettazioni per gli altri faccio sempre i disegnini. E questo per esempio era una pagina di presentazioni che ho fatto ad un cliente che mi ha chiesto di progettare anche lì una cosa molto ambiziosa, e questa cosa è l'unica roba che hanno capito. Cioè, mi chiedevano di tornare sempre a quella... Mi fai vedere la slide con il disegnino? Perché era proprio l'anticipazione di come sarebbe stata la struttura di quello che poi avrebbero sentito. L'ultima cosa che riporta a questo filo che... Scusa, puoi tornare al disegnino? Sì? Ah, ok. Mi stavo stessi imitando il cliente. Ovviamente mi sono mandato la PEC, quindi se esce un podcast con questo disegnino. Mentre ci lasciamo qualche minuto se avete qualche domanda. Quando noi siamo entrati, ognuno di noi era un pezzo di un legame. Con Antonella e Larissa abbiamo tirato un filo, perché avevamo occasione di tirarlo, però mentre ci facciamo le domande, se ve la sentite, se vi sentite che questo breve discorso sui legami ha avuto un minimo di senso, potete provare a unirvi con chi avete in fianco e vedere se riusciamo a costruire un filo unico prima di uscire di qua. Quindi potete annodarlo con chi avete alla vostra destra e alla vostra sinistra.